Allora, in un'altra ciotola mettiamo le uova che abbiamo preparato prima. Mettiamo le uova, poi mettiamo quei 100 grammi di zucchero semolato, scusate, zucchero di canna. Io uso il zucchero semolato perché lo zucchero di canna non ce l'ho, va bene anche lo zucchero semolato, ok? Che erano 150 grammi, ma chiaramente 50 grammi li abbiamo messi dentro nelle mele. E iniziamo a mescolare le uova con lo zucchero. Mettiamo anche un pizzico di sale. Ok. Continuiamo a mescolare. Lo lavoriamo per un paio di minuti. Adesso lo metteremo dentro nella planetaria. Iniziamo a metterlo nella planetaria con una frusta. La frusta l'abbiamo già sotto la planetaria. Mettiamo praticamente il nostro composto, lo versiamo dentro nel cestello della planetaria. Con questa spatola puliamo bene. E continuiamo a mescolare. Fino a completo assorbimento. Ora cosa facciamo? Mettiamo il nostro lievito all'interno della farina. Poi andremo a setacciarlo dentro nel nostro composto. Mettiamo anche un pochino di cannella e setacciamo tutto insieme. Ora cosa facciamo? Accendiamo il forno statico a 180 gradi e lo portiamo in temperatura. Diamo ancora un po' di velocità per cercare di gonfiare bene l'impasto. Perfetto, ora spegniamo. Andiamo ad unire al composto che abbiamo montato con le uova e lo zucchero le nostre farine, però le setacciamo. Setacciamo la nostra farina e con dentro il lievito istantaneo e la cannella. Lo setacciamo dentro nel nostro composto. Ne mettiamo in 2 o 3 volte e iniziamo con una spatola a mescolare dall'alto verso il basso fino a quando il nostro composto sarà ben omogeneo. Mettiamo altra farina. Ok, ora andiamo avanti ancora a mescolare, farlo incorporare bene tutto. Ora andremo ad aggiungere le mele che abbiamo lasciato da parte prima.
e continuiamo a mescolare. Fino a che il nostro composto sarà bello mischiato, le mele saranno ben messe nel nostro impasto. Dopo cosa facciamo? Andremo a prendere il nostro stampo che abbiamo messo nel frigorifero, che abbiamo imburrato. Un altro consiglio che vi posso dare: quando mettete il burro nello stampo lo dovete ritirare nel frigorifero. Perché? Perché il burro rapprende dentro nello stampo e vi fa una pellicola che quando andrete a mettere il vostro composto impedirà al composto che versate di attaccarsi alle pareti, e quindi automaticamente quando lo tirate fuori non avrete molti problemi per farlo uscire dal vostro stampo. Se invece possiamo mettere anche il distaccante. Il distaccante è una specie di burro spray, però diciamo che il burro sciolto nel microonde, un pezzettino di burro sciolto nel microonde vi costa molto meno che comprare un distaccante. Quindi questo è il mio consiglio, di mettere il burro e ritirarlo in frigorifero almeno per un 10 minuti, di modo che si rapprenda. Ok, il nostro composto è ben amalgamato. Cosa facciamo ora? Andiamo a tirare fuori il nostro stampo e versiamo il nostro composto dentro nello stampo. Allora, non preoccupiamoci di livellare il nostro composto nello stampo, perché il forno scaldando lo autolivellerà da solo. Il nostro composto, come potete vedere, l'abbiamo messo nello stampo. Adesso non ci rimane altro che attendere che il nostro forno sia in temperatura tra un attimo e metteremo il nostro plum cake a cuocere. Questo è il plum cake alle mele. Se vogliamo possiamo spolverizzarlo un pochettino con dello zucchero di canna sulla superficie e mettergli delle mele di decorazione. Io in questo caso non le metterò perché ne ho messe già molte all'interno, rimarrà già molto morbido comunque. Allora, i tempi di cottura sono forno preriscaldato a 180 gradi in statico per 40 minuti a metà altezza nel forno. Ora, cari amici, vi ringrazio come sempre. Il nostro plum cake vi verrà fatto vedere quando lo tirerò fuori dal forno. E per adesso vi ringrazio, iscrivetevi al canale